Quante volte, guardando di notte il cielo, ci siamo sentiti sprofondare nelle stelle, cioè anche se stavamo in basso e le stelle erano così in alto, lontane, quanta emozione ci ha dato il fatto di soltanto di pensare di poter salire fino a loro. Ecco, quest'ansia, questa emozione, questo desiderio, Stanley Kubrick l'ha tradotto in un film. 2001 Odissea nello spazio, che proprio in questi giorni è tornato sugli schermi ed è una splendida occasione per parlare di un grande capolavoro di cinema, di un film visionario, di un film che ha aperto gli orizzonti, di un film che è oltre la fantascienza, è un'opera meravigliosa e anche se oggi i ragazzi forse lo troveranno un po' lento rispetto al bombardamento di effetti speciali di Avengers o di altri, io vi consiglio, vi prego di vederlo, di ammirarlo, di guardarlo come una preghiera verso il cielo, perché davvero 2001 è l'ansia, è il desiderio di salire oltre la terra, di andare lontano, di poter capire finalmente cosa c'è sopra di noi e oltre il sopra di noi. E questo è bellissimo che un poeta tecnologico, perché per me Stanley Kubrick è un poeta tecnologico, è capace di unire la tecnologia al lirismo più sfrenato, alla follia visiva più sfrenata. Ed è molto importante che questo grande regista possa rimanere come una pietra miliare e possa ancora oggi darci delle emozioni e darci proprio questo senso dell'infinito. La storia la conoscete tutti ed è soprattutto, secondo me, una straordinaria rappresentazione di quella che a noi ci imprigiona. L'uomo è imprigionato in una trappola di spazio e di tempo. Sia lo spazio che il tempo sono i nostri confini, i nostri limiti, perché viviamo entro questi limiti e desideriamo uscirne. Desideriamo, non a caso abbiamo inventato l'anima, non a caso abbiamo inventato la fantasia, proprio per avere la forza e il coraggio, un metodo qualunque per poter venire fuori da questa prigione che è piacevole sotto certi aspetti, panorami straordinari, il mare, il cielo azzurro, l'aria, gli alberi, ma sempre prigione è. La forza di gravità che ci tiene sulla terra è il tempo che inesorabilmente ci descrive e ci racconta fino a finirci. Ecco, Stanley Kubrick cerca di uscire da questo fatto e come la scimmia vede il famoso monolite e ha un'intuizione, uno scatto, così noi nel tempo abbiamo avuto tante intuizioni e tanti scatti, ogni volta nel tentativo di superarci e di uscire fuori, finché, e questa è la storia del film, noi questa avventura la facciamo e la facciamo con l'aiuto della tecnologia, pensando che la tecnologia possa essere questa soluzione, questa fuga. Ma la tecnologia è in realtà umana e come tale è fallace. E quando la tecnologia diventa troppo umana, diventa qualcosa che può essere contro di noi. E non a caso al 9000, che è l'omaggio di Stanley Kubrick alla IBM, perché sono tutte le lettere che sono prima di IBM, che aveva, la IBM aveva aiutato Stanley Kubrick a preparare e a progettare questo straordinario computer, non a caso al 2000, che è anche, a mio giudizio, una contrazione di euristica, che sarebbe l'intuizione, e algoritmo, che sarebbe il metodo matematico. E non a caso sono messi insieme nel tentativo di dare questa forza che ci porti nello spazio. Ma nel film noi non riusciamo a uscirne e la tecnologia si ribella e diventa incontrollabile e noi scopriamo che l'unico modo
per uscire dalla prigione del tempo e dello spazio non solo è l'intuizione, ma è anche la fantasia. E la fantasia è quella che ci fa tornare indietro e che ci fa capire come siamo uomini, perché siamo tante generazioni, una sopra l'altra, una lungo l'altra, e non finiremo mai proprio per questa ragione, perché ognuno trasmetterà un'emozione, ognuno trasmetterà una parola, ognuno trasmetterà una scoperta ad un altro e continueremo ad andare avanti, e per ogni morto ci sarà una nascita, e per ogni crescita ci sarà una maturità, e per ogni tramonto ci sarà un'alba. Grazie.